Buongiorno gente, come state? Bentornati. Io qualche mese fa feci la salsa agrodolce cinese. È una salsa che a mia moglie piace tantissimo e ho voluto provarla a farla a casa ed è venuta molto bene. Ma oltre a questo ebbe un grandissimo successo perché in pochi giorni ebbi tantissime visualizzazioni. Allora ho pensato, ma visto che sono riuscito a fare una salsa che comunque è abbastanza facile, non posso provare a fare anche gli involtini primavera? E allora, questa è la mia ricetta, però vi aspetto dopo la fine del video perché vi do qualche consiglio, ma anche qualche accenno storico perché avete delle sorprese, come lo avute io. A dopo! E per tutti quelli che mi stanno guardando ma ancora non l'hanno fatto, iscrivetevi al canale, cliccate lì sotto e anche la campanella, così rimanete aggiornati sulle mie ricette. Ci vediamo dopo! Per fare i nostri involtini primavera abbiamo bisogno di 2 carote, un cavolo cappuccio, un cipollotto fresco e li tagliamo tutti quanti finemente a julienne. Sbollentiamo per un paio di minuti in acqua leggermente salata prima i germogli di soia. E poi le carote. Mi raccomando, scoliamole molto bene, non devono avere residui d'acqua. Mettiamo tutte le verdure in una ciotola capiente e cominciamo a condirle prima con un cucchiaio di salsa di ostrica, un cucchiaio di salsa di soia, un cucchiaio di aceto di riso, e 3 cucchiai di olio di sesamo. Mescoliamo tutto per bene. In una padella ampia o nel wok se lo avete, mettete un pochino di olio di semi e appena caldo metteteci dentro le verdure e fatele saltare. Salate a piacere e cuocete per un paio di minuti. Mettete le verdure in un colino per fargli perdere il liquido in eccesso, devono essere ben asciutte. Prendete ora i fogli della pasta per gli involtini primavera. Mettete il foglio su un panno leggermente umido a rombo e nell'angolo in basso cominciate a mettere le verdure saltate precedentemente. Prepariamo gli involtini. Nell'angolo basso con il ripieno arrotoliamolo su se stesso strettamente per non lasciare aria. Poi i 2 angoli laterali pieghiamoli all'interno e continuiamo ad arrotolare fino all'angolo superiore. Ma prima di chiudere spennelliamolo con l'uovo sbattuto e chiudiamo ermeticamente.
Prepariamoci a friggere. Controlliamo se l'olio è ben caldo con uno stuzzicadenti. Se si formano le bolle è pronto. Mettiamo ora gli involtini, ma basteranno pochissimi minuti. Appena colorati saranno pronti. Ed ecco i vostri involtini primavera. Buon appetito! Eccoci qua, come avete visto, veramente una cosa semplicissima se andiamo a vedere. Io intanto però vi devo fare una confessione. Io ho provato a fare la sfoglia, ma non mi è venuta. Come avete visto l'ho dovuta comprare perché ci ho provato. Sicuramente ho sbagliato qualche cosa e la studierò meglio, perché prima o poi riuscirò a farla. Però non è stato così semplice, ho fatto diverse prove e non mi è venuta. Poi si appiccicava tutta, forse anche la vaporiera non è abbastanza grande per metterle. Comunque ne riparleremo quando riuscirò a farle. Per quello che riguarda invece gli involtini primavera, intanto l'ho fatti visto che siamo nel pieno del Capodanno cinese, perché è iniziato l'altro ieri ed è entrato ufficialmente nel loro Capodanno l'anno del bufalo, sperando che sia molto meglio di quello precedente che era del topo. Ma detto questo, io ho scoperto delle curiosità incredibili. Intanto gli involtini primavera, per come li conosciamo noi, in Cina non esistono. Come in pratica la pasta alfredo per noi. L'ho scoperto tramite diversi canali cinesi perché loro li fanno, ma intanto li fanno solo ed esclusivamente in primavera ed è per questo che mettono i germogli di soia, il cipollotto fresco e altre verdure che sono generalmente primaverili o comunque che intendono la rinascita, appunto la primavera, quindi i germogli. Ma a parte questo, in più loro non li hanno mai fatti fritti. Loro li cuociono al vapore. Fritti li hanno fatti quando sono venuti, non dico in Italia chiaramente perché noi siamo stati uno degli ultimi paesi a essere, diciamo così, invasi dai ristoranti cinesi, però lo hanno cominciato a fare quando sono stati all'estero, probabilmente per cercare di incontrare il gusto del paese dove veniva ospitato. E in più il fatto che si chiamino primavera perché vengono fatti solo in quel periodo dell'anno. Se noi ci andiamo d'inverno o d'estate non li troveremo mai, né al vapore né fritti. Quindi queste sono cose veramente strane che io non conoscevo, ma è bene saperlo. Ok, io con questo ho finito, vi ringrazio. Vi volevo dare qualche consiglio, ma in realtà come avete visto c'è poco da dire. Quello che ho usato è quello che usano anche loro e che si trova in qualsiasi negozio di prodotti etnici oppure in qualche supermercato ben fornito, altrimenti su internet troverete assolutamente tutto. Quindi io detto questo vi ringrazio di avermi tenuto compagnia fino a questo momento e noi ci vediamo poi alla prossima ricetta. Arrivederci a tutti!